tutti! Nel tutorial di oggi vedremo insieme come fare questa mattonella, che è un incrocio tra una mattonella e un mandala. Ha al centro un fiore 3D, dietro è così, e l'ho studiata in modo che l'ultimo giro che facciamo abbia il numero di punti giusti per abbinarla eventualmente a mattonelle più semplici, come per esempio una granny square classica, nel caso vogliate fare un lavoro in cui inserite solo alcune di queste mattonelle e tutto il resto siano mattonelle più semplici. Per fare questa mattonella ho utilizzato il filato Catania e un uncinetto da 3 mm e la mia mattonella ha un lato di circa 12 cm. Spero tanto che il tutorial vi piaccia e che vi possa essere utile. Se vi piace non dimenticate di farmelo sapere regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto il video, ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Iniziamo lavorando un anello magico, due catenelle, ed ora lavoriamo 4 punti alti. 1, 2, 3, 4. Estraiamo l'uncinetto dall'asola, entriamo nel primo dei 4 punti, 1, 2, 3, 4, e portiamo fuori l'asola. E questo è un punto popcorn. Lavoriamo 2 catenelle e questa è la ripetizione che ripetiamo in tutto per 6 volte. Quindi adesso lavoriamo 4 punti alti, 1, 2, 3, 4, ingrandiamo un po' l'asola, estraiamo l'uncinetto, entriamo nel primo dei 4 punti, prendiamo l'asola, 2 catenelle e ripetiamo in tutto per 6 volte. Lavorate le 6 ripetizioni, chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto popcorn, qui, e ci spostiamo nel successivo archetto con un punto bassissimo. Tiriamo il filo del cerchio magico per chiuderlo e cambiamo colore. Agganciamo il filo e tiriamo il filo del primo colore per farlo sparire. Il filo del primo colore lo utilizzeremo ancora, quindi non lo tagliamo e lo lasciamo qui in sospeso, mentre la codina del nuovo colore, se vogliamo, possiamo già nasconderla attraverso i punti. Nel giro 2 lavoriamo solo negli archetti di 2 catenelle del giro 1. La sequenza di ogni petalo inizia con un punto bassissimo che abbiamo già fatto per spostarci nell'archetto, poi lavoriamo una catenella e 4 punti alti, 1, 2, 3, 4, una catenella e un punto bassissimo nell'archetto e iniziamo una nuova sequenza. Un punto bassissimo nel prossimo archetto, una catenella, 4 punti alti, una catenella e un punto bassissimo. E ripetendo questa sequenza completiamo tutto il giro. Alla fine del giro tagliamo il filo di questo colore che non ci serve più e agganciamo il nuovo colore. Agganciamo, tiriamo il celeste per nasconderlo e iniziamo il giro 3. Nel giro 3 lavoriamo intorno ai punti popcorn del giro 1 e solo sui punti alti del giro 2.
iniziamo con un punto alto sul punto popcorn del giro 1. Poi lavoriamo una catenella e sui 4 punti alti di ogni petalo lavoriamo un punto basso preso dietro, cioè da dietro entro e abbraccio il corpo del punto alto e porto fuori il filo e lavoro un punto basso, 1, 2, 3, 4, una catenella e questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro. Quindi adesso un punto alto preso intorno al punto popcorn, una catenella e 4 punti bassi presi dietro nei 4 punti alti del giro precedente. 1, 2, 3, 4 e una catenella. E ripetendo questa sequenza completiamo tutto il giro. Chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto alto del giro, un punto bassissimo nella catenella e iniziamo a lavorare dal primo punto basso. In questo giro lavoreremo solo nei 4 punti bassi che abbiamo lavorato presi dietro in ogni petalo e per ogni petalo lavoreremo un punto basso nel primo punto, 2 mezzi punti alti, 1, 2 e 2 punti alti nel secondo punto, 1, 2. Nel terzo punto lavoriamo un punto alto e 2 mezzi punti alti, 1, 2 e nel quarto punto un punto basso. E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro. Quindi adesso saltiamo la catenella, il punto alto e l'altra catenella e andando direttamente sul successivo punto basso lavoriamo la nuova sequenza. Un punto basso, 1, 2 mezzi punti alti e 2 punti alti nel secondo punto, nel terzo un punto alto e 2 mezzi punti alti, e un punto basso e ripetendo completiamo tutto il giro e alla fine chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto basso che abbiamo lavorato per il primo petalo e riagganciamo il primo colore, quindi riprendiamo il primo colore da dietro, agganciamo e tiriamo il viola per farlo sparire. Nel prossimo giro iniziamo a lavorare saltando tutti i punti bassi del giro precedente. Lavoriamo su tutti i punti dei petali tranne sui punti bassi, quindi anche in questo caso cominciamo dal prossimo punto e nel primo mezzo punto alto del giro precedente lavoriamo un punto bassissimo, poi un punto basso, nel punto successivo 2 mezzi punti alti, 1, 2, nel punto successivo lavoriamo 2 mezzi punti alti, 1, 2, un pippiolino di 3 catenelle, 1, 2, 3 e un punto bassissimo nella prima catenella,
e 2 mezzi punti alti, sempre nello stesso punto. 1, 2. 2 mezzi punti alti nel prossimo punto, 1, 2, un punto basso, un punto bassissimo, una catenella e un punto alto preso intorno al punto popcorn del primo giro. In questo modo, e una catenella. E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro. Il filo viola possiamo tagliarlo e lavoriamo una nuova sequenza. Saltiamo il punto basso del petalo e partendo dal successivo un punto bassissimo, un punto basso, 2 mezzi punti alti nello stesso punto, nel prossimo punto 2 mezzi punti alti, un pippiolino di 3 catenelle, due mezzi punti alti, nel prossimo punto 2 mezzi punti alti, un punto basso, un punto bassissimo, una catenella, un punto alto preso intorno al punto popcorn del giro 1, e una catenella. E ripetendo in questo modo completiamo tutto il giro. Completate tutte le sequenze, tagliamo il filo e con un ago senza punta facciamo la chiusura invisibile entrando nella catenella del primo punto basso e rientrando al centro della catenella dell'ultimo punto. Qui dietro facciamo un nodino e nascondiamo il filo. Tutti i fili che ci sono dietro li possiamo nascondere appunto con l'ago tra i punti. Nel prossimo giro agganciamo il filo verde e vediamo dove lavoreremo. Giriamo il fiore e possiamo vedere che dietro c'è la lavorazione lilla e sotto quella viola. Appena sotto ai punti lilla ci sono dei fili, 1, 2, 3, 4. Noi lavoreremo in questi filetti qua, questo e questo. Solo in questi due. Li vedete, sono 4 intorno al petalo, 2 centrali e 2 di fianco. Lavoreremo su questo e questo. In ogni caso, se non prendete proprio esattamente questo e questo, ma più o meno, andrà bene lo stesso. Prepariamo quindi un nodino iniziale con il verde. Estraiamo l'asola ed entriamo in uno di questi filetti, quindi il fiore è sul dritto, però pieghiamo il giro lilla ed entriamo in uno di questi fili e portiamo fuori l'asola.
Qui lavoriamo un archetto di 3 catenelle, 1, 2, 3 e un punto bassissimo sul prossimo filo che abbiamo detto essere questo. 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e un punto bassissimo sul prossimo petalo. E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro. Un archetto di 3 catenelle dietro al petalo, e un archetto di 6 tra un petalo e l'altro. Alla fine chiudiamo con un punto bassissimo nella prima catenella e lavoriamo un punto bassissimo anche nell'archetto. Nel prossimo giro la ripetizione che ripetiamo è un punto alto e il primo lo sostituiamo con 3 catenelle, una catenella e nell'archetto grande lavoriamo 3 punti alti chiusi assieme, 1, 2, 3 e chiudiamo, 3 catenelle, 3 punti alti chiusi assieme, 1, 2, 3 e chiudiamo, 3 catenelle, 3 punti alti chiusi assieme, e una catenella. E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro. Quindi adesso nel prossimo archetto un punto alto, una catenella e lavoriamo nel successivo archetto. 3 punti alti chiusi assieme, 3 catenelle, 3 punti alti chiusi assieme, 3 catenelle, 3 punti alti chiusi assieme, una catenella. E in questo modo completiamo tutto il giro. Alla fine del giro chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto alto, quindi nella terza catenella. Cambiamo il filo Iniziamo il giro con un mezzo punto alto che sostituiamo con 2 catenelle e nel prossimo archetto lavoriamo un angolo. Per l'angolo un punto alto, 2 punti alti doppi, due catenelle, 2 punti alti doppi, e un punto alto. Nel prossimo archetto lavoriamo un mezzo punto alto e 2 punti bassi. Nel prossimo archetto 3 punti bassi, 1, 2, 3 e nei prossimi 2 archetti da una catenella un mezzo punto alto, uno nel primo archetto e uno nel secondo. Nel prossimo archetto 3 punti bassi, 1, 2, 3 e nel successivo 2 punti bassi e un mezzo punto alto. E questo è uno dei lati che lavoriamo. Nel prossimo archetto lavoriamo un angolo. Un punto alto, 2 punti alti doppi,
2 catenelle, 2 punti alti doppi e un punto alto. Ed ora lavoriamo l'altro tipo di lato che lavoriamo. Un mezzo punto alto nel prossimo punto alto, tre mezzi punti alti nel prossimo archetto, e 3 punti bassi nel seguente. 1, 2, 3. Nel prossimo archetto 3 punti bassi, nel successivo 3 mezzi punti alti, 1, 2, 3 e un mezzo punto alto anche nel prossimo punto alto. E nel successivo archetto lavoriamo un angolo. E questa è la ripetizione che ripetiamo. Iniziamo con un angolo, poi lavoriamo un lato in cui lavoriamo in un archetto un mezzo punto alto, 2 punti bassi, nel successivo 3 punti bassi, un mezzo punto alto, un mezzo punto alto, 3 punti bassi, 2 punti bassi, un mezzo punto alto, poi lavoriamo di nuovo un angolo e lavoriamo l'altro lato. Qui lavoriamo un mezzo punto alto anche nel punto alto, nell'archetto 3 mezzi punti alti, 3 punti bassi, 3 punti bassi, 3 mezzi punti alti e un mezzo punto alto nel punto alto. E ripetiamo un angolo, poi lavoriamo di nuovo questo lato, un angolo e lavoriamo di nuovo questo lato. E in questo modo completiamo il giro. Tra gli angoli, in tutti i lati, abbiamo 14 punti. Il giro termina con l'archetto da 3 mezzi punti alti e chiudiamo con un punto bassissimo sul primo mezzo punto alto che abbiamo sostituito con le 2 catenelle. Da qui cominciamo l'ultimo giro. In questo ultimo giro lavoriamo un mezzo punto alto in ogni punto e negli angoli 2 mezzi punti alti, 2 catenelle, 2 mezzi punti alti. Sostituiamo il primo con 2 catenelle e lavoriamo un mezzo punto alto in ogni punto. E negli angoli 2 mezzi punti alti, 2 catenelle, 2 mezzi punti alti. Attenzione quando ricominciamo il lato a non saltare il primo punto. E in questo modo completiamo tutto il giro. E alla fine tagliamo il filo. Per la chiusura invisibile anche qui ci ricordiamo di saltare il primo punto, quindi le prime 2 catenelle, ed entriamo in tutto il punto successivo. E questo è il risultato. Io spero tanto che questa mattonella vi piaccia e che facciate delle bellissime cose utilizzandola.
E se fate dei lavori appunto usando questa mattonella, ricordate di condividere le vostre foto con me. Potete farlo taggandomi in Instagram oppure condividendole nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo, come sempre, vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!